La Movida by Night, il canale che esplora l'affascinante, controverso e vibrante mondo della notte italiana. Il divertimento e le abitudini che spesso accompagnano la vita notturna dei giovani italiani. Qui ci addentreremo insieme nei lati meno noti e più autentici della Movida. Quanto incide davvero il consumo di alcol sulla nostra vita? Oggi affrontiamo un tema attualissimo e delicato che coinvolge moltissimi ragazzi e ragazze nelle serate di svago. Il rapporto tra movida e alcol punto a sociale e sul nostro benessere. È possibile divertirsi davvero senza farne uso? E soprattutto, cosa succede quando dietro a ogni bicchiere si nasconde il bisogno di mascherare insicurezze e paure? Scopriamolo insieme. Ecco una versione ampliata e unificata del contenuto, pensata per coinvolgere in profondità il pubblico del canale La Movida by Night. Questa narrazione approfondita offre riflessioni più articolate, mantenendo l'attenzione sulla tematica dell'alcol e del benessere sociale, e invita attivamente gli spettatori a partecipare alla conversazione. Oggi affrontiamo un tema attualissimo e delicato che coinvolge moltissimi ragazzi e ragazze nelle serate di svago: il rapporto tra movida e alcol. Quanto incide davvero il consumo di alcol sulla nostra vita sociale e sul nostro benessere? È possibile divertirsi davvero senza farne uso? E soprattutto, cosa succede quando dietro a ogni bicchiere si nasconde il bisogno di mascherare insicurezze e paure? Scopriamolo insieme. Negli ultimi anni, l'alcol è diventato una presenza sempre più diffusa nelle serate dei giovani. In molti casi rappresenta una sorta di passaporto sociale, un modo per sentirsi più a proprio agio, per abbattere barriere e aprirsi agli altri senza troppe inibizioni. Bere insieme diventa quasi un rito di appartenenza al gruppo, una tradizione che si tramanda tra amici per sentirsi accettati e parte di qualcosa di più grande. Ma fermiamoci un attimo a riflettere. Quanto di tutto questo è autentico? L'alcol, infatti, se da un lato sembra facilitare la socializzazione, dall'altro può rivelarsi una maschera, un modo per sfuggire a paure e insicurezze che, senza questo alleato, non troveremmo il coraggio di affrontare. Ogni bicchiere sembra abbattere le barriere personali, ma al tempo stesso costruisce muri invisibili, creando una distanza crescente tra il sé autentico e quello che mostriamo agli altri. E così, quello che inizia come un modo per rilassarsi e godersi la serata può diventare un'abitudine, una fuga, per non confrontarsi con le proprie vulnerabilità. Alla lunga, queste serate in compagnia dell'alcol rischiano di trasformarsi in un'arma a doppio taglio, una ricerca di evasione che però può portare all'isolamento e in alcuni casi addirittura a un senso di vuoto e di solitudine. L'alcol e l'impatto sulla salute mentale e relazionale. La ripetizione di queste serate all'insegna del bicchiere può avere effetti significativi sul benessere mentale. La vita notturna dovrebbe essere un'occasione di divertimento e crescita. Ma per alcuni può diventare un pericolo quando il consumo di alcol diventa la risposta automatica per sentirsi a proprio agio. In questo modo, invece di abbattere le barriere, il consumo di alcol rischia di costruire barriere ancora più forti, che dividono i giovani tra chi riesce a gestire l'alcol come un semplice piacere occasionale e chi invece ne fa un vero e proprio ancora di stabilità. Col tempo, questo comportamento può portare a una sorta di dipendenza emotiva, dove l'alcol è l'unico strumento per affrontare le proprie difficoltà sociali, per sentirsi sicuri e per rilassarsi. In questo modo, invece di abbattere le barriere, il consumo di alcol rischia di costruire barriere ancora più forti, che dividono i giovani tra chi riesce a gestire l'alcol come un semplice piacere occasionale e chi invece ne fa un vero e proprio ancora di stabilità. Un fenomeno preoccupante che si associa all'abuso di alcol è la dissociazione, un processo per cui si perde progressivamente contatto con la realtà e con il proprio stato emotivo. Le persone che bevono troppo o troppo spesso possono sperimentare una sorta di distacco dalla loro vita reale, un rifugio dalla fatica e dalla pressione della vita quotidiana, ma a costo della loro stessa autenticità e identità. La vera natura della movida e il valore delle connessioni autentiche. La movida è uno spazio che può essere estremamente arricchente e coinvolgente, se vissuto con consapevolezza e rispetto per se stessi e per gli altri. Divertirsi e vivere esperienze uniche non significa necessariamente ricorrere all'alcol come facilitatore sociale. Esistono molti modi per vivere la notte in modo sano e soddisfacente, facendo sì che ogni serata lasci un segno positivo e duraturo. La movida, infatti, dovrebbe essere un momento per creare connessioni autentiche, per scoprire nuovi orizzonti
e per alimentare il benessere attraverso esperienze e relazioni significative. L'equilibrio è la chiave. La vita notturna può essere vissuta in modo divertente e sano senza bisogno di eccessi, godendo delle conversazioni, delle risate e dell'atmosfera senza dover sempre alzare il gomito. Educare i giovani a vivere la movida in maniera equilibrata significa promuovere una cultura notturna più sana, dove al centro c'è il valore delle persone e delle connessioni, non il bicchiere in mano. Se anche tu credi che la movida sia molto più di una sequenza di drink e vuoi scoprire come goderti la notte senza compromessi sul tuo benessere, allora sei nel posto giusto. Iscriviti al canale e unisciti a noi per non perdere altri contenuti più autentici e consapevoli e divertenti della vita notturna. Condividiamo esperienze, riflessioni e idee per vivere la movida come una scoperta continua, senza eccessi, ma con tanto entusiasmo. E tu, cosa ne pensi? Quali sono secondo te le alternative all'alcol che potrebbero rendere la movida altrettanto coinvolgente e appagante? Raccontaci nei commenti la tua opinione. Potrebbe essere l'ispirazione per qualcuno in cerca di nuovi modi di divertirsi. La tua voce può fare la differenza!